Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Demenco EQ Pharma SRL. Ultimo aggiornamento. 1 marzo 2022. Cos'ha Demenco? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Demenco durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Demenco? Demenco ha un farmaco a base del principio attivo memantina cloridrato, appartenente alla categoria degli antidemenza e nello specifico altri farmaci antidemenza. È commercializzato in Italia dall'azienda EQ Pharma SRL. Demenco può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Demenco 10 mg 56 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: EQ Pharma SRL. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: memantina cloridrato. Gruppo terapeutico: antidemenza. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: trattamento di pazienti adulti con malattia di Alzheimer da moderata a grave. Posologia: il trattamento deve essere iniziato e controllato da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento della demenza di Alzheimer. Posologia: la terapia deve essere iniziata esclusivamente se la persona che assiste il paziente si rende disponibile a monitorare regolarmente la somministrazione del farmaco al paziente. La diagnosi deve essere effettuata seguendo le attuali linee guida. La tollerabilità e il dosaggio di memantina cloridrato devono essere regolarmente rivalutati, preferibilmente entro 3 mesi dall'inizio del trattamento. Pertanto, il beneficio C1 unico di memantina cloridrato e la tollerabilità del trattamento da parte del paziente devono essere regolarmente rivalutati secondo le linee guida cliniche aggiornate. La terapia di mantenimento può essere continuata fino a quando ha presente un beneficio terapeutico e il paziente tollera il trattamento con memantina. È opportuno considerare di sospendere il trattamento quando non vi abbia evidenza di un effetto terapeutico o se il paziente non tollera il trattamento. Adulti. Titolazione della dose. La dose massima giornaliera di 20 mg. Per ridurre il rischio di effetti indesiderati la dose di mantenimento si raggiunge aumentando di 5 mg per settimana per le prime 3 settimane come segue. Prima settimana, giorno 1, 7. Il paziente deve assumere mezza compressa da 10 mg rivestita con film, 5 mg, una volta al giorno per 7 giorni. Seconda settimana, giorno 8, 14. Il paziente deve assumere una compressa da 10 mg rivestita con film, 10 mg, una volta al giorno per 7 giorni. Terza settimana, giorno 15, 21. Il paziente deve assumere una compressa e mezza da 10 mg rivestita con film, 15 mg, una volta al giorno per 7 giorni. Dalla quarta settimana in poi, il paziente deve assumere 2 compresse da 10 mg rivestite con film, 20 mg, al giorno o una compressa rivestita con film da 20 mg al giorno. Dose di mantenimento. La dose di mantenimento consigliata è di 20 mg al giorno. Anziani. Sulla base degli studi clinici, la dose consigliata per i pazienti oltre i 65 anni di età è di 20 mg al giorno, 2 compresse rivestite con film da 10 mg una volta al giorno o una compressa rivestita con film da 20 mg al giorno, come descritto sopra. Compromissione renale. Nei pazienti con funzionalità renale lievemente compromessa, clearance della creatinina 50-80 ml/min, non ha necessario alcun aggiustamento della dose. Nei pazienti con compromissione renale moderata, clearance della creatinina 30-49 ml/min, la dose giornaliera deve essere di 10 mg al giorno. Se ben tollerata dopo almeno 7 giorni di trattamento, la dose può essere aumentata fino a 20 mg al giorno, in accordo allo schema di titolazione standard. Nei pazienti con compromissione renale grave, clearance della creatinina 5-29 ml/min, la dose giornaliera deve essere di 10 mg al giorno. Compromissione epatica. In pazienti con funzionalità epatica lievemente o moderatamente compromessa, KILD-PUG-A e KILD-PUG-B, non ha necessario alcun aggiustamento del dosaggio. Non sono disponibili dati sull'utilizzo di memantina in pazienti con grave compromissione epatica.
La somministrazione di Demenco non è raccomandata in pazienti con compromissione epatica grave. Popolazione pediatrica. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Demenco deve essere somministrato per via orale una volta al giorno e deve essere preso alla stessa ora tutti i giorni. Le compresse rivestite con film possono essere prese con o senza cibo. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Si raccomanda cautela in pazienti con epilessia, precedente storia di convulsioni o pazienti con fattori predisponenti per l'epilessia. Evitare l'uso concomitante di antagonisti, N-metil-D-aspartato, NDA, quali amantadina, chetamina o destrometorfano. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. A causa degli effetti farmacologici e del meccanismo di azione di memantina possono verificarsi le seguenti interazioni. La modalità d'azione suggerisce che gli effetti di L-dopa, agonisti dopaminergici e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Demenco insieme ad altri farmaci come Eurosactifet composto euro, Eurosaricodil tosse a euro, Eurosbechilar a euro, Eurosbisolvon tosse sedativo, caramella pastiglia a euro, Eurosbisolvon tosse sedativo, sciroppo a euro, Eurosbronchinolo sedativo e fluidificante a euro, Eurosbronchinolo tosse a euro, Euroscorifin sedativo fluidificante a euro, Eurosdestrometorfano bromidrato farmacopea, gocce a euro, Eurosdestrometorfano bromidrato farmacopea, sciroppo a euro, Eurosdestrometorfano bromidrato sella a euro, Eurosdestrotusa a euro, Eurosgolasept sedativo tosse a euro, Euroscaumatus a euro, Eurosketamina molteni a euro, Euroslisomucil tosse sedativo a euro, Eurosneoborocillina tosse a euro, Eurosnirolex tosse secca a euro, Eurosrecotus sedativo a euro, Eurosobrepin tosse sedativo, gocce a euro, Eurosobrepin tosse sedativo, sciroppo a euro, Eurosolmucol tosse secca a euro, Eurospravato a euro, Eurostachinotte a euro, Eurosvix medinaita a euro, Eurosvix tosse a euro, Eurosvix tosse sedativo a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Demenco durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Demenco durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono o sono disponibili solo dati limitati sull'uso di memantina in donne in gravidanza. Studi su animali indicano che esiste una possibile riduzione della crescita intrauterina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Generalmente la malattia di Alzheimer di grado da moderato a severo può compromettere la capacità di guidare e di utilizzare macchinari. Poiché copyright memantina altera in modo da lieve a moderato la capacità di guidare veicoli o usare macchinari, è necessario informare i pazienti ambulatoriali della necessità di prestare attenzione. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Negli studi clinici nella malattia di Alzheimer da lieve a grave, che hanno coinvolto 1784 pazienti trattati con memantina e 1595 pazienti trattati con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Solo una limitata esperienza circa il sovradosaggio è disponibile dagli studi clinici e dall'esperienza post-marketing. Sintomi. Sovradosaggi relativamente alti, rispettivamente 200 mg e 105 mg al giorno per 3 giorni, sono stati associati solo a sintomi di stanchezza, debolezza e o diarrea o a nessun sintomo. Nei casi di sovradosaggio con dose inferiore a 140 mg o sconosciuta, i pazienti hanno mostrato sintomi a carico del sistema nervoso centrale, confusione, senso di eccessiva stanchezza, sonnolenza, vertigini, agitazione, aggressività, allucinazioni e disturbi dell'andatura, o di origine gastrointestinale, vomito o diarrea. Nel caso più estremo di sovradosaggio, il paziente ha sopravvissuto all'assunzione orale di un totale di 2000 mg di memantina con effetti sul sistema nervoso centrale, coma per 10 giorni, ed in seguito di diplopia ed agitazione. Il paziente ha ricevuto un trattamento sintomatico e plasmaferesi. Il paziente ha guarito senza riportare postumi permanenti. Anche in un altro caso di elevato sovradosaggio, il paziente ha sopravvissuto e si è rimesso. Il paziente ha assunto per via orale 400 mg di memantina. Il paziente ha manifestato sintomi a carico del sistema nervoso centrale quali irrequietezza, psicosi, allucinazioni visive, proconvulsività, sonnolenza, stupore ed incoscienza. Trattamento.
In caso di sovradosaggio, il trattamento deve essere sintomatico. Non esiste un antidoto specifico per l'intossicazione o il sovradosaggio. Devono essere utilizzate, quando appropriate, le procedure cliniche standard di rimozione del principio attivo, quali, ad esempio, lavanda gastrica, medicinali a base di carbone attivo, interruzione del potenziale ricircolo enteroepatico, acidificazione delle urine, diuresi forzata. In caso di segni e sintomi di sovrastimolazione generale del sistema nervoso centrale, SNC, deve essere preso in considerazione un attento trattamento clinico sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Psicoanalettici. Altri farmaci antidemenza, codice ATC, N06DX01. Esistono evidenze sempre maggiori che il malfunzionamento della neurotrasmissione glutamatergica, in particolare quella mediata dai recettori NDA, contribuisca sia alla manifestazione, proprietà farmacocinetiche, assorbimento. Memantina ha una biodisponibilità assoluta pari a circa il 100%. Il Tmax ha compreso tra 3 e 8 ore. Non vi sono indicazioni relative all'influenza del cibo sull'assorbimento di dati preclinici di sicurezza. In studi a breve termine sui ratti, memantina, come altri antagonisti NDA, ha indotto vacuolizzazione neuronale e necrosi, lesioni di Olney, solo in seguito a dosi che portano a concentrazioni sieriche. Elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Cellulosa microcristallina silicificata, crosscarmellosa sodica, talco, magnesio stearato, rivestimento della compressa, ipromellosa, E464, titanio diossido, E171, macrogol 400. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Demenco a base di memantina cloridrato sono Ebixa, compressa rivestita, Ebixa, soluzione, e Zemantis, compressa rivestita, memantina Accord, memantina Aurobindo, memantina Doc generici, compressa rivestita, memantina Milan, memantina Sandoz, memantina Technigen, compressa rivestita. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.